Ciao a tutti, mi chiamo Ugo Brischetta, ho affrontato un viaggio di 6.500 km in giro per l'Italia in bicicletta, in bikepacking. Nella mia vita non ho mai vissuto le gioie appieno come si dovrebbe vivere, ecco, essere felici di quello che accade. Io non ho mai provato questo tipo di sensazioni. Nel 2021 mi sono trasferita a Perugia per lavoro, facevo l'interior designer presso uno studio. In questi 2 anni la depressione è aumentata, fino a farmi perdere la voglia di pedalare, la voglia di scoprire nuovi posti, di incontrare persone. Era veramente un periodo molto brutto. A febbraio del 2023 sono stato licenziato e il giorno stesso del licenziamento avevo tentato. Ero stanco di vivere, non avevo voglia di fare niente. Poi nel maggio sono ritornato a Piazza Armeria, dove sono nato e cresciuto, e poi in luglio ho settato la bicicletta, ho messo tutti i bagagli sulla bicicletta e sono partito per affrontare questo viaggio in Italia. L'entusiasmo per questo viaggio io non l'avevo, erano di più le persone che mi circondavano o le persone alla quale ho detto che volevo affrontare questo viaggio, che erano più entusiaste di me. Invece io non provavo nessuna sensazione, ormai avevo dato la mia parola, per cui ho affrontato questo viaggio. Il primo mese di viaggio l'ho passato in tenda senza parlare con nessuno ed è stato un momento nel quale ho cercato di ritrovare me stesso. Altro cibo, pomodori e fico. Sono a pochi chilometri da Castelluccio, dopo 1400 metri di dislivello circa, finalmente ho trovato questa struttura con dell'acqua, e le difficoltà che ho avuto fin dall'inizio sono state numerose, e per affrontare queste difficoltà le prendevo in modo molto brusco, gridavo, piangevo quando ero stressato, ero abbastanza giù, e la bicicletta per esempio in alcune strade non scorreva, io facevo dei gesti molto bruschi che potevano anche causarmi un brutto incidente. Però alla fine, quando sono arrivato a Castelluccio di Norcia, ho capito che in me era venuto un cambiamento, e tutto questo è servito per arrivare a questo cambiamento. Provavo delle forti emozioni, il cuore mi batteva molto forte. Sto raggiungendo Castelluccio, sono veramente molto entusiasta, non vedo l'ora di arrivarci. Ho continuato il mio viaggio verso la Toscana, dove ho incontrato una guida turistica con la quale ho iniziato a parlare, e da lì ho capito che questo cambiamento era molto forte. Stamattina sono diretto a Torino e sono passato per un piccolo borgo, si chiama Camerana. Una signora mi ha dato le chiavi per entrare nella torre e adesso entriamo. Quando ho proseguito il mio viaggio ed ero arrivato già a Torino, ho iniziato a pubblicare sui gruppi di Facebook dei gruppi riferiti alle città che andavo a visitare. E lì ai miei post ho ricevuto tantissimi commenti, tantissimi inviti,
persone che mi invitavano a pranzo, a cena o anche a passare la serata a casa loro anche per la notte. E da lì ho incontrato tantissime persone, tantissimi sorrisi. Tante persone che hanno condiviso le loro storie che bene o male erano legate alla mia storia, persone che non hanno avuto quella forza di rialzarsi come quella che ho avuto io quando ho preso la bicicletta e mi sono messo in viaggio. Ed è stato bellissimo ascoltare la loro storia, perché mi ha fatto capire che la mia storia possa essere anche esempio per quelle persone che non riescono ad affrontare certe situazioni. Che bello è! Ma guarda che monti! Sono stato qui fermo per 5 minuti ad ammirare questo spettacolo. Le Dolomiti! Fantastico, ho anche conquistato il Trentino. Sopra il fossato, da qui in poi è Napoleone. Ok, chiaro. E non si entrava dritti qui. Uno, buon viaggio. Ciao, ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Allora, Ugo sta firmando su una lastra di un peperino, che è la pietra tipica della città, e sta inserendo il suo nome in un'orma. Cuocerà a 980 gradi e entrerà in un progetto che ha vinto come miglior progetto europeo nel 2023 sulle Francigene. Perfetto Ugo, adesso io ti chiudo all'orma e il tuo passo è già stato. Benvenuto a Viterbo.
Quello che ho capito durante questo viaggio è stato che la depressione non è un male da combattere, ma è un allarme che ti mette in condizione di cambiare, che vuol dire che quella situazione non fa per noi, per cui è il momento di agire e fare qualcosa di diverso, qualcosa che ci gratifichi e ci piaccia veramente. Eccomi, sono già arrivato a Peperina, tra un po' incontrerò i miei genitori, qualche amico speciale. Niente, ci aggiorniamo dopo. Ay, cómplice. Yo ya está tomando ayer. Basta considerare una nostra passione un qualcosa che ci possa aiutare anche a superare le difficoltà, tipo un rifugio. Io considero la bicicletta una tachipirina, un modo per poter alleviare quel dolore che ci affligge, e anche la scoperta dei posti, i dialoghi con le persone aiutano tantissimo. Infatti spero che la mia storia possa essere utile anche ad altre persone che passano dei brutti periodi e non sanno come uscirne. Io, grazie alla bicicletta, che ormai per me è diventata inseparabile la mia compagna di vita, sono riuscito a fare. Spero che anche gli altri trovano il loro modo per poter essere consapevoli di quello che sta succedendo in quel momento e anche, diciamo, della loro guarigione. Grazie a tutti per aver guardato il mio video e un saluto da Ugo. Ciao! Se il video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al mio canale per non perderti i prossimi video. Ah, e non dimenticarti di condividerlo con i tuoi amici.